Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi invece che parlare della NDE classica vi voglio parlare di un caso particolare che mi ha fatto conoscere il caro Giulio che saluto caldamente e che ogni tanto mi manda qualche spunto. Perché è interessante questa cosa? È interessante perché ci sono le testimonianze e perché è uno di quei fatti in cui noi non possiamo che credere perché non ci sono spiegazioni scientifiche. Allora, oggi vi voglio parlare del caso del missionario e la bimba defunta. Quindi abbiamo una bambina morta che va a chiedere aiuto a un missionario italiano che lavora in uno dei villaggi del Rio delle Amazzoni e che non è più poi tanto contento di essere lì in missione perché trova tutto molto faticoso. Cominciamo con la testimonianza. Prete missionario partito con tanto entusiasmo dal suo paese, tanto che il parroco, lui ne era il vicario, fa suonare le campane, fanno una bella festa, lui parte con entusiasmo e va a lavorare in questo villaggio, a portare la parola di Dio in questo villaggio appunto in Amazzonia. Succede che per arrivare a questo villaggio, o almeno a questo territorio, bisogna arrivarci in barca perché ci sono le paludi. Allora, una sera era praticamente sdraiato tra due piante, tra due palme, appena di fronte alla chiesa e cercava di riposare un pochino perché era stremato dalla giornata. Nonostante fosse lì ormai da parecchio tempo, il caldo, il tipo di cibo, appunto il clima umido, tutte queste cose qua lo stancavano moltissimo, non era per niente abituato e quindi questo gli pesava oltre misura. Succede allora che si sente toccare una mano, quindi si volta e volta lo sguardo verso l'alto e vede una bambina che avrà avuto tra gli 8 e i 9 anni. E dice: cosa c'è bambina, di cosa hai bisogno? E la bambina gli dice: guardi, c'è la mia nonna che sta male e io vorrei che non morisse senza ricevere i sacramenti e se vuole l'accompagno dalla nonna. Allora, un po' di malavoglia, un po' affaticato, si alza, si reca presso la canonica della chiesa, poi prende la sua attrezzatura, diciamo così, da missionario e ovviamente raccoglie una particola, un'ostia da dare consacrata, da dare alla Signora assieme ai sacramenti e lo mette in un piccolo contenitore adeguato. E quindi si incammina guidato dalla ragazzina e gli chiede dove devono andare. La ragazzina gli dice che sono nel villaggio vicino che dista però 5 km da dov'è adesso la chiesa. Un po' così, eh, già stanco, il nostro caro prete italiano si mette in cammino accompagnato da questa ragazzina. E mentre camminano, la ragazzina ogni tanto interrompe con alcune frasi, alcune chiacchierate e Don Guido trova che la ragazzina sia veramente tanto matura, che abbia tanta conoscenza nonostante l'età. Tanto che la bambina gli rivela alcune cose e la bambina proferisce subito una frase ad effetto, appunto dopo un periodo di breve di silenzio, e gli dice: sa padre, se sapesse com'è
il Gesù che lei sta portando adesso attraverso quella particola in quella scatolina, come è davvero, lei veramente il cuore le esploderebbe di gioia. E Don Guido annuisce e pensa veramente questa bambina è preparatissima, chi è che gli ha insegnato un po' queste cose? Dopo un po' la bambina gli tocca ancora la mano. Don Guido si gira, anche perché sta cercando di capire che percorso stanno facendo tra viottoli e stradine, le chiede insomma cosa ha da dirle e la bambina le dice: lo sa padre che una bambina o un bambino dopo fatta la comunione se muore va direttamente in cielo? Don Guido la guarda e pensa tra sé che deve aver avuto veramente un bravissimo insegnante di catechismo per dire questo, per essere così informata, così ben indirizzata alla fede. E ovviamente gli espone questa cosa alla bambina e la bambina sta in silenzio. A un certo punto Don Guido affretta il passo sempre di più perché non vede l'ora di arrivare, è stanco, vuole portare i sacramenti e poi vuole tornarsene alla sua dimora a riposare. E la bambina allora lo riprende, gli dice: padre, perché corre così in fretta? Rallenti, parliamo di Gesù, che è sempre bello parlare di Gesù. Eh, Don Guido allora si sofferma e l'attende e quindi riprendono a camminare con passo più calmo. E mentre la bambina stava per proferire parola, il nostro Don gli dice: ma bambina, come fai a sapere tutte queste cose? Che insomma, sei una bambina insomma piccola, sono cose molto importanti, molto profonde. Ma a Gesù non interessa l'età, dice la bambina, ma solo che le persone siano piene di amore e siano semplici. Difatti Gesù si presenta alle anime semplici, alle anime piccole, ma si presenta anche ai grandi di spirito qualora loro diventassero bambini. Davanti a queste affermazioni, Don Guido rimase perplesso, si sentì confuso, non riusciva a capire come questa piccola bambina fosse così saggia, desse queste indicazioni, era veramente meravigliato di ciò. Poi la bambina proferì: ma sei contento del lavoro che stai facendo qua, di fare il missionario? Allora Don Guido, con un certo imbarazzo, disse: sì, mi piace, però mi costa molta fatica. Ho dovuto adattarmi, ho dovuto soffrire il caldo, soffrire il tipo di cibo che non è di mio gradimento. E a questo punto Don Guido decise un po' anche di confidarsi, disse: guarda, sono arrivato a tal punto di andare in chiesa non per pregare, ma per chiedere a Dio: perché mi hai mandato qui? Cosa ci faccio io qui? Che faccio un'enorme fatica e non mi sembra di vedere dei risultati. Quindi tutto l'entusiasmo di quando sono partito dall'Italia, campane a festa, il rapporto con gli altri missionari, tutto molto bello, tutto pieno di entusiasmo, per dopo arrivare in questo luogo sperduto dove la fatica si sente tutti i giorni, dove si soffre il caldo, dove si soffre le scarse condizioni igieniche, dove si soffre il cibo che non è particolarmente saziante o particolarmente salutare. Quindi tutto questo insieme di cose ovviamente mi affaticano. E allora ho voluto chiedere a Dio come mai sono qua. La bambina gli risponde: proprio come gli ebrei con Mosè nel deserto.
quando gli dissero: perché ci hai portato fino qua? Cosa facciamo noi qua? Chiedi a Dio. E Don Guido, stupito, allora esclamò: ma bambina, come fai a sapere queste cose così importanti per la tua età? Nessun bambino alla tua età conosce così profondamente queste cose. E la bambina gli dice che Gesù mi ha istruito e mi ha detto di dirti che tu hai fatto tutto questo di solito per compiacere a te stesso e compiacere agli uomini, mentre devi fare queste cose per compiacere a Dio. A questo punto Don Guido si sentì veramente fulminato, si sentì preso esattamente nelle cose che lui sapeva e rivide tutta la sua carriera ecclesiastica da quando ha preso i voti, da quando poi decise di fare un certo percorso, da quando poi volle provare a fare il missionario, e si rese conto che in fondo quello che gli aveva detto la bambina non era così sbagliato. Nel mentre finalmente erano arrivati a questa casupola. La bambina corse nel piccolo giardino della casupola e svanì. Allora Don Guido si approcciò alla porta, bussò. Gli aprì una donna giovane che gli disse: buonasera padre, cosa fa qua? Cosa la porta qua? Ha bisogno di qualcosa? Lui gli disse: non è che per caso avete una donna anziana che vuole vedermi, vuole ricevere i sacramenti? La donna ci pensa un attimo e dice: sì, sì, in effetti c'è. Prego, si accomodi. E lo conduce in una stanza dove c'è una signora anziana, allettata. La signora, come lo vede, si riempie di sorriso, riempiendosi di gioia. Quindi il Don Guido la confessò, le somministrò i sacramenti e le fece fare la comunione. E la signora si addormentò beata. Quindi si sedette in cucina a tavola con la giovane signora che gli chiese, così si salutarono, gli chiese, e la giovane signora gli chiese come mai lui era giunto lì dal villaggio più distante, chi l'aveva informato di questo fatto. E Don Guido disse: guardi che è stata quella bambina così così che mi ha accompagnato fino a qua, mi ha detto queste cose, mi ha detto appunto della signora che aveva bisogno dei sacramenti e che lei avrebbe voluto che questa signora li prendesse. Ma quale bambina? Gli dice: ma la vada a chiamare. Don Guido dice: la vada a chiamare in giardino, la bambina è in giardino. E la signora giovane come si irritò e disse: ma quale bambina? Non c'è nessuna bambina qua. C'era una bambina, ma dopo che ha fatto la prima comunione, era mia figlia, dopo che ha fatto la prima comunione purtroppo è morta e quindi non c'è. E parlando si alzò dalla seggiola e prese una foto della bambina e gliela porse a Don Guido. Quando Don Guido vide la foto e riconobbe la bambina che era venuto a chiamarlo fuori dalla chiesa, cadde in ginocchio, si commosse tantissimo e ringraziò Dio per questa testimonianza, per questa apparizione, e la raccontò tra i singhiozzi alla madre, la quale a sua volta si commosse, e siccome da quando era morta la bambina era arrabbiata con Dio, non era più andata a messa, non aveva più preso i sacramenti, promise a Don Guido che sarebbe tornata a messa e avrebbe ripreso i sacramenti. Ecco qua la storia particolare di Don Guido il missionario e la bambina defunta. È una delle tantissime storie in cui il mondo fisico, la nostra realtà, viene contattata, se volete, o si interseca, incontra la realtà dell'aldilà, incontra il mondo trascendente. Piccoli segni, piccole testimonianze che servono come le briciole di pollicino a indicarci la strada.
Scrivetemi qua sotto se avevate già sentito questa storia. Ringrazio ancora Giulio per avermene parlato, e iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete i video sui vostri social, venite a trovarmi sul Pirata, il mio secondo canale, dove facciamo alcuni approfondimenti, ci conosciamo un pochino meglio, e sul canale Telegram. A tutti un abbraccio, un caro saluto, ciao da Ermanno. Ciao!